Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi vi propongo un progetto che mi sta molto a cuore, la coffa siciliana all'uncinetto, ma in versione elegante perché ho utilizzato Big Lux, che è un cordino grosso da 6 mm ma con il lurex inserito, quindi rende molto eleganti i nostri lavori. Prima di vedere tutto l'occorrente per realizzare questa bellissima coffa siciliana, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype così il mio canale crescerà ancora più velocemente e seguirmi anche sui miei social. Vi illustro adesso quello che ci occorre per creare questa coffa siciliana. Troverete un kit completo con tutto quello che vi serve per crearla su borgodepazzi.com, acquistabile col mio codice sconto del 10%, e come al solito potete scegliere tra le varie tonalità di Big Lux presenti. Il Big Lux è una novità in quanto è sempre in da Big da 6 mm ma con l'aggiunta dell'Urex, vedete? Non so se riesco a farvelo vedere, brilla tantissimo. Io ho scelto questa tonalità, la numero 36, che secondo me è davvero fantastica. Il kit comprende 2 rocche da 500 grammi appunto di Big Lux, poi 2 moschettoni, una calamita, la tracolla e un fondo tondo da 18 cm di diametro che arriverà in tinta. Per quanto riguarda l'uncinetto, per il primo giro utilizzerò il 3,5, per tutto il resto della lavorazione il numero 7, ma il Big Lux si può tranquillamente lavorare dal 6 al numero 8. Quindi a questo punto mettiamoci subito all'opera. Prendiamo la nostra base, uncinetto 3,5 per il momento, facciamo un cappietto, iniziamo da un punto qualunque e mi aggancio con un punto basso. La codina ovviamente cominciamo a metterla sotto, così la cominciamo a fissare. Iniziamo col primo punto basso sul foro iniziale. Adesso io cosa faccio? Ogni 6 punti faccio un aumento perché ho fatto delle prove e quindi in questa maniera così la nostra base non si imbarca. Quindi procedo. 2, 3, 4, 5 e 6. Dobbiamo fare un po' d'attenzione perché l'uncinetto non è quello corretto, ma è l'unico che può entrare nei fori. Nel settimo cosa faccio? Un aumento, quindi nello stesso foro vado a realizzare 2 punti bassi e poi ricomincio con la sequenza, cioè 6 punti bassi, uno in ogni foro e poi l'aumento. E questo lo facciamo per tutto il giro e ci rivediamo a questo punto. Finito il giro, chiudo con una maglia bassissima sulla prima maglia, cambio e prendo l'uncinetto numero 7. Faccio una catenella, adesso facciamo un giro di punto basso normale, non in costa, proprio prendiamo tutto con un po' di attenzione perché chiaramente i punti sotto sono realizzati con un uncinetto più piccolo, ma piano piano vedrete che in questo giro non occorre fare aumenti, quindi procediamo in questo modo, vedete? Quindi tutti i punti disponibili e realizziamo questo giro di punto basso. Lo facciamo per tutto il giro e ci rivediamo qui e vi faccio vedere da adesso in poi quando fare gli aumenti a giri alterni. Arrivati a questo punto noi da adesso in poi lavoriamo a spirale e continuiamo, ma io vedete cosa ho fatto? Ho preso la diagonale e ho staccato 2 punti qui e 2 punti qui. Io in questo momento ho 23 punti da una parte e 23 dall'altra, anche se voi partite da una base diversa o vi ritrovate con meno punti o più punti, non ha importanza, l'importante è dividerli
in maniera tale che l'aumento verrà sempre negli stessi punti e la borsa, diciamo, viene equilibrata. Quindi io qui continuo e non chiudo, e comunque un marcapunti lo lascio per tutta la lavorazione per sapere comunque dov'è il mio inizio, per poi concludere la nostra borsa, magari anche qui, in un qualunque punto. L'importante è riportarcelo fino alla fine per avere un punto di riferimento. Quindi io proseguo, punti normali, punti bassi normali, e vi faccio vedere. Allora, arrivato qui, io tolgo questi due marcapunti e sotto ogni maglia, queste due, creo un aumento, quindi 2 nella prima e 2 nella seconda. Di questi 4 punti prendo quelli più interni e li vado a marcare nuovamente, perché nel prossimo giro non facciamo aumenti. In sostanza, fino alla fine della lavorazione andremo ad alternare giri con aumento e giri senza, quindi comunque dobbiamo avere questo punto di riferimento, perché poi dopo quest'altro giro, quello ancora dopo, in questi punti avverrà l'aumento. Quindi qui io procedo normalmente senza aumenti e mi porto da questa parte, quindi ci rivediamo qui e ve lo faccio rivedere. Siamo arrivati dalla parte opposta, io tolgo momentaneamente i marcapunti, su queste due maglie creo l'aumento, quindi 2 nella prima e 2 nella seconda. Questi sono i nostri 4 punti. In questi più interni vado a mettere il mio marcapunti e proseguo un punto sotto ogni maglia sottostante, in questo modo. Qui è la chiusura del giro, ma noi proseguiamo, arriviamo qui e vi faccio vedere come alternare al giro con gli aumenti. Ho finito il giro, quindi come vedete ho continuato senza chiudere. Qui ci sono i miei marcapunti, io tolgo uno e faccio solo una maglia bassa e rimetto il marcapunti, così non perdiamo di vista qual è il punto esatto. Stessa cosa in quello successivo, perché in questo non ci sono aumenti, ma lasciamo il marcapunti e si prosegue, perché praticamente fino alla parte in cui poi dobbiamo realizzare i manici io alternerò righe di aumento e righe senza aumento. Quindi arriviamo da questa parte, facciamo la stessa cosa, cioè facciamo una maglia bassa ma rimettiamo i marcapunti, quindi ci rivediamo poi da questa parte per farvi vedere ancora una volta gli aumenti. Ho rigirato il lavoro dal lato corretto, quindi sono arrivata qui dove ho i marcapunti e faccio quello che ho fatto nel giro dove ci sono gli aumenti, quindi levo questi due marcapunti e sotto ogni maglia faccio 2 maglie basse, quindi qui vado a fare il mio aumento. I marcapunti sono molto importanti perché per dare la tipica forma della coffa gli aumenti devono essere tutti e due in modo opposto ma nello stesso punto. Questi sono i nostri 4 punti, queste sono le maglie interne che noi andiamo a marcare perché nel giro successivo non vanno aumentate, ma bisogna sempre lasciare il marcapunti. E proseguo, faccio la stessa cosa che ho fatto prima, quindi io arrivo da questa parte, vado a fare gli aumenti e rimarco i punti. Nel giro successivo e senza aumenti il totale è 18 giri, alternando questi 2 giri con aumenti e senza. Quindi vi lascio proseguire da sole, li completiamo e ci rivediamo per vedere come costruire i manici. E sono arrivata al completamento del 18° giro, che è anche l'ultimo dei nostri aumenti. Adesso ne faremo altri 2 senza aumenti e ci rivediamo perché inizieremo il terzo
sul quale appunto inizieremo la costruzione dei nostri manici, quindi li facciamo e ci vediamo dopo. Ho realizzato anche i 2 giri senza aumenti. Adesso vedete qui c'è l'inizio del giro, iniziamo il terzo dove dobbiamo andare a creare i nostri manici. Allora io ho preso il centro della nostra borsa e mi sono staccata qui all'interno dei marcapunti 13 punti, è la parte che non andrà lavorata. La stessa cosa ho fatto da questa parte, quindi abbiamo all'interno dei marcapunti anche qui 13 punti. Adesso noi che cosa facciamo? Quello che abbiamo fatto prima, continuiamo punto su punto fino ad arrivare qui, perché questo non si lavora. Noi adesso arriviamo fino a qui e vi faccio vedere quante catenelle realizzare per il nostro primo manico. Siamo arrivati al primo marcapunti che non dobbiamo lavorare. Adesso io farò 18 catenelle, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E noi praticamente che cosa facciamo? Superiamo il marcapunti, non vi preoccupate se vi sembra che sia piccolo, ma poi con tutta la lavorazione che dobbiamo fare assumerà la misura giusta. E si procede punto su punto i punti bassi che incontriamo. Poi si arriva da questa parte, ci fermiamo qui e facciamo altre 18 maglie, continuiamo e ci rivediamo qui per farvi vedere come fare il secondo giro del nostro manichetto. Fatti i 2 manichetti, secondo giro del manico, andiamo a fare 18 punti bassi sopra le 18 catenelle. Io per praticità, per essere sicura di farli giusti, sul primo e nell'ultimo metto un marcapunti e vado, vedete, entro proprio al centro delle nostre catenelle sottostanti in questo modo e vado a realizzare le mie 18 maglie basse. Vedete? In questo modo. Sull'ultima mettiamo un altro marcapunti e poi si procede punti bassi, punti bassi, punti bassi, stessa cosa qui, 18 maglie basse sopra le 18 catenelle, quindi ci rivediamo poi di nuovo a questo punto per farvi vedere il giro successivo, che sarà il penultimo e poi ce ne sarà un'altra ancora che poi andrà a completare la nostra coffa. Siamo pronte per il penultimo giro del manico, quindi io tolgo il marcapunti e faccio un altro giro di punto basso sopra quelle che abbiamo appena realizzato. Io lo rimetto il marcapunti, così sono sicura di iniziare poi l'ultimo giro nel posto giusto. Quindi faccio questo lavoro attorno al manico. Vedete, una sorta di continuazione. Proseguo, sempre punti bassi, rifaccio anche qui il secondo giro e poi stavolta ci rivediamo qui perché nel momento in cui prendo il punto dove abbiamo iniziato la nostra lavorazione, vedete, in corrispondenza, da qui inizieremo con dei punti bassissimi per poi farvi vedere come fare l'ultimo giro, ma ci vediamo qui così lo facciamo passo passo. Iniziamo adesso l'ultimo giro. Vedete, io qui ho lasciato il marcapunti che era il nostro inizio. Adesso io faccio l'ultimo punto basso e da adesso in poi, tranne che sui manici dove adesso vi faccio vedere cosa fare, creiamo punti bassissimi. Quindi nelle parti tra i manici
anziché con punti bassi ci spostiamo così. E ora vi faccio vedere invece come completare il manico e dargli quella forma particolare appunto delle coffe. Ora facciamo questi ultimi punti insieme. E adesso, ora anche i marcapunti li possiamo anche togliere perché non ci servono più, visto che questo è anche l'ultimo giro. Faccio l'ultima maglia bassa. Adesso qui togliamo il marcapunti. Per creare la forma del nostro manico, noi, vedete, questi sono i 2 giri a punto basso. Adesso noi puntiamo alla base, facciamo un punto basso allungato, prendiamo il filo ed entriamo nella costina come se stessimo lavorando a punto basso in costa e chiudiamo a punto bassissimo. Vedete? Quindi qui scendo, prendo il filo, me lo allungo, prendo il punto di riferimento, questo, mezza costa, faccio passare il filo e chiudo con una maglia bassissima. Vedete? Lo rifacciamo ancora insieme, entro alla base dove abbiamo fatto il primo giro di punto basso, estraggo, prendo la costina esterna del punto, guardate quanto è bello, lo facciamo insieme un'ultima volta, quindi allungo, prendo mezza costa e chiudo con una maglia bassissima. Guardate che bella rifinitura. Quindi lo facciamo fino a qui, da qui in poi proseguiamo con maglie bassissime. Qui iniziamo un'altra volta il punto che vi ho appena fatto vedere per tutti i 18 punti, punto bassissimo, qui inizia il primo punto bassissimo e chiudiamo, e poi non resta che andare a prendere le nostre calamite, prendere il centro qui e cucirle come un bottone con questi punti qui. E poi ai laterali mettiamo i moschettoni e agganciamo la tracolla, e a quel punto la nostra coffa sarà completata. E abbiamo completato questa bellissima coffa siciliana ma elegante. Io qui ho messo i moschettoni, all'interno ho cucito la calamita e questo è il nostro risultato. Mi piace molto il manico realizzato in questo modo, quindi noi possiamo comunque tenere la borsa in questo modo oppure portarla a tracolla. Come decori, diciamo che la coffa si presta anche a essere decorata, quindi arricchita con tante cose. Io l'ho voluta lasciare semplice, ho inserito soltanto una nappina sempre con il cordino Big Lux ed ecco fatto. Vi ricordo che per crearla c'è a disposizione un kit su borgodepazzi.com che potete acquistare col mio codice sconto del 10% e scegliere tra le varie tinte di questo meraviglioso cordino che luccica tanto. Io infatti ne ho realizzata un'altra nera, guardate, in versione elegantissima per la sera, non so se riesco a farvi vedere quanto brilla, e questa è un'altra tonalità di quelle che troverete Big Lux, quindi veramente vi potete sbizzarrire. Come misure io ho ottenuto da punta a punta 45, circa 30 cm in altezza, e ho utilizzato circa 730 grammi di cordino, quindi vi rimarrà abbondantemente un 250 grammi per creare anche qualche piccolo accessorio da abbinare alla nostra coffa. Se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, se vi fa piacere datemi punti hype e seguirmi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.